Buongiorno amici, oggi è il primo giorno del raduno nazionale delle fortezze qui a Pragelato dall'8 al 10 di settembre. Siamo qui sulla piazza che cominciamo ad allestire tutto quello che c'è da fare. Lì poi ci verrà una piccola garetta, una gincana, qualche moto è già arrivata, abbiamo già messo qualche striscione l'abbiamo messo lassù in cima e adesso iniziamo a preparare i sacchi benvenuto. Bene ragazzi, se vi interessa, volete guardare questo raduno nazionale delle fortezze, vi aspetto dopo la sigla. Ah, dimenticavo, ho notato che molti di voi guardano i miei video ma non tutti sono iscritti al mio canale. Ragazzi, iscrivetevi al mio canale, a voi non costa nulla ma a me serve per far crescere questo progetto. Voi mi aiuterete con la vostra iscrizione a far crescere questo progetto. Bene ragazzi, detto ciò, ci vediamo dopo la sigla. Ciao! Allora ragazzi, stiamo anzi preparando le borse per i partecipanti al raduno, i pacchi regalo, e vi faccio vedere cosa la sezione Torino è riuscita a fare per questo raduno. Vi faccio vedere anche a voi. Allora, dietro ci sono i ragazzi che stanno lavorando. Allora, faccio vedere, 2 borracce della Enervit, 1 e 2. Poi un buono per mangiare un gofri. Qui c'è la cassetta dei gofri. Il gofri è un piatto tipico qua di Pragelato. Poi abbiamo la classica maglietta offerta da Motorbike, che è il Pro Shop Goldwing San Giorgio canavese. Una confezione di riso offerto dalla ditta Guerrini, riso Sant'Andrea, mezzo chilo. E ancora qua, riso arborio mi dice, arborio. Poi una piccola confezione di miele di Pragelato, perché Pragelato è un produttore di miele il Millefiori. Poi abbiamo una bottiglietta di digestivo Larice. Il Larice è un prodotto tipico di Pragelato, prodotto dall'albero dell'Arice, o meglio dalla resina dell'Arice, e si fa questo prodotto qua che è buonissimo. Andiamo avanti. Il gadget, eccolo qua. Questo gadget è un sottocavalletto laterale fatto in legno, tutto scolpito. Mi vanto perché l'ho fatto io con le mie mani. Andiamo ancora avanti. Una bottiglia di vino della ditta Francone, una bottiglia di vino bianco e un arneis. Man mano li metto qua così vi faccio vedere. Ovviamente l'adesivo della manifestazione. Mettiamo anche questo qua. Un sacchettino con il GNP e la ricetta per fare il GNP. Un sacchettino offerto dalla ditta Alberjan con una marmellatina di fichi e delle caramelle. Poi ovviamente c'è il programma. Ah no, c'è un'altra cosa che ho dimenticato. Il campanellino per la bici. Poi cosa c'è ancora? Delle penne, vedo. Sì, ci sono delle penne, eccole qua, 3 penne e poi i vari dépliant qua dentro. E come vedete ragazzi, questo è tutto quello che c'è all'interno del pacco regalo che diamo al raduno delle fortezze. Ragazzi, è tutto pronto anche per fare la gincana con le Goldwing. Abbiamo preparato qui il percorso e ovviamente adesso non ve lo faccio vedere. Faccio vedere poi la moto, ma è tutto pronto. Vi faccio soltanto vedere alcuni giochi. Il primo gioco è questo qua, c'è il nostro Paolo che fa vedere, è quello di, in moto, mettere le palline dentro quella scatola lì. Vado. Vai, ok, e la pallina va là dentro. Poi si fa tutto il giro e si va lì dove c'è quel ceppo, dove voi vedete. Allora, si scende dalla moto e i concorrenti dovranno con 3 colpi infilare il chiodo dentro il ceppo. Vediamoci, 1, 2, 3, non c'è riuscito, pazienza. Poi si continua, si va fino giù in fondo dove c'è l'ultimo esercizio. Paolo, lo fai vedere tu l'esercizio?
Allora, si fanno degli slalom, dei passaggi obbligati e si arriva qui dove c'è questo tavolo con dei piatti. Ogni piatto verrà riempito di panna, il concorrente dovrà abbassarsi senza toccare il piatto con le mani, quindi le mani dietro la schiena, e mangiare la panna solo con la bocca. Ragazzi, noi completiamo il nostro percorso e poi vi faccio vedere un paio di concorrenti. Ragazzi, siamo arrivati anche nel punto di assaggio del GNP presso la distilleria erboristeria Alberjan. Abbiamo parcheggiato tutte le moto e adesso andremo lì a degustare il GNP.
per il Giro Pizza. Ci siamo tutti quanti accomodati e fra poco iniziamo con la cena. Buongiorno amici, siamo arrivati alla seconda giornata del raduno nazionale Goldwing Club Italia, raduno delle fortezze. Sono già arrivati i motociclisti pronti per partire per la seconda giornata. Oggi andremo a visitare il forte di Exil, che si trova appunto nel comune di Exil, in Val di Susa. Poi andremo a mangiare in un paesino vicino, Ulzio, e poi da lì dopo pranzo andremo in Francia passando per il Colle della Scala. Colle della Scala, quindi andiamo a Nevache, Monginevro, poi da Monginevro Clavière, Sestriere per ritornare di nuovo a casa. Anche oggi la giornata è meravigliosa, è bellissima. Che dirvi ragazzi, il raduno nazionale sta andando veramente a gonfie vele. Siamo partiti, siamo arrivati anche al Sestriere, Colle delle Sestriere. Come vedete davanti a me ci sono tutte le altre Goldwing, siamo un bel gruppetto, 40 moto, 40 equipaggi e ci dirigiamo verso Exil. Ragazzi, la giornata è stupenda, un'emozione indescrivibile, veramente qualcosa di eccezionale, sono veramente contento. Ecco qui il Colle del Sestriere. Poi andremo direttamente a Exil. Stiamo entrando a Ulzio,
e da lì poi prenderemo la strada provinciale che ci porta fino ad Exil. Abbiamo compattato il gruppo, come potete ben vedere, così possiamo attraversare il paese senza alcun problema e anche in maniera più ordinata sicuramente. Siamo arrivati al forte di Exil, lo vedete lì davanti a noi. Fra poco arriveremo nel piazzale per poi andarlo a visitare all'interno. Ragazzi, siamo arrivati anche al forte di Exil. Il forte di Exil è uno dei monumenti più antichi della valle di Susa. Le sue origini sono ancora incerte, ma intorno al 1155 esisteva già quando i conti d'Albon esercitavano il controllo strategico militare e mercantile sulla strada del Monginevro ed Exil rappresentava il confine estremo orientale del Principato. Nel 1339 presenta già una struttura complessa. È un raro esempio di castello di strada, dalla costruzione difensiva articolata in più circuiti murati a difesa del nucleo interno e da una barriera esterna efficace controllo dell'importante asse stradale che dal Piemonte portava in Provenza attraverso il Monginevro. Nel Cinquecento il castello è a lungo contesto dalle opposte fazioni cattoliche e riformate che ambivano al controllo del Delfinato al di qua delle Alpi. All'inizio del Seicento il forte modificò il suo assetto di vecchio castello in fortezza bastionata, ove ospitò tra il 1681 e il 1687 il misterioso e famoso personaggio denominato Maschera di Ferro. Nei primi anni del Settecento la rocca fortificata di Exilles, sotto la direzione del Bertola e del Wincourt, subisce imponenti lavori di ristrutturazione e ammodernamento, tra cui il ribaltamento del fronte difensivo verso la Francia. Ulteriori trasformazioni vengono attuate a metà del Settecento. Il forte viene ricostruito operando una notevole sintesi tra assetti difensivi e logistici, con formazione di corpi indipendenti, autosufficienti ed in progressione difensiva. Il Trattato di Utrecht del 1713 trasferì la dignità reggia del re di Francia a Casa Savoia, rendendo quindi necessario il ribaltamento del fronte difensivo. Fatto radere al suolo dai francesi in seguito al Trattato di Parigi del 15 maggio del 1796, il forte viene ricostruito nell'assetto odierno tra il 1818 e il 1829 del re di Sardegna, tornato in possesso dei suoi territori. Vittorio Emanuele I affidò la sua ricostruzione agli architetti Giovanni Antonio Rana e Francesco Olivero, il quale tra il 1821 ed il 1829 ne completò la struttura. Il forte fu disarmato nel 1915 e perse definitivamente ogni funzione militare l'8 settembre del 1943, quando venne abbandonato definitivamente dai militari. Nel 1978 la Regione Piemonte acquisisce il bene dal demanio militare, con l'impegno di provvedere al restauro e recupero funzionale del monumento. Viene quindi sviluppato e avviato il progetto di restauro conservativo interno ed esterno, finalizzato alla definizione di un assetto complessivo del forte. Nell'aprile del 1996 viene stipulata una convenzione tra la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna CAI Torino per la valorizzazione, gestione e promozione congiunta del forte di Exilles. Nel mese di giugno 2015 viene stipulato un accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e il comune di Exilles per la conduzione del forte durante la stagione estiva del 2015. Il forte di Exilles è stato aperto al pubblico l'8 luglio del 2000. Al suo interno sono visitabili 2 aree museali caratterizzate da allestimenti particolarmente innovativi. Ragazzi, dopo il forte lo andremo a visitare, dopodiché andremo a mangiare in un laghetto un po' particolare. Ragazzi, ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo arrivati all'area sosta, all'area picnic, siamo al lago di Orfù,
lo vedete alle mie spalle, e dietro di me ci sono tutti i ragazzi pronti per prendere la pappa di pranzo, per intenderci. Quindi abbiamo organizzato qui un catering, facciamo un semplice picnic, i ragazzi si rifocileranno qui all'interno di questo bellissimo bosco, qui all'interno dell'area naturalistica del lago Orfù, dopodiché poi andremo in Francia. Ragazzi, noi adesso ci rifociliamo e poi partiamo tutti quanti assieme di nuovo per una bella avventura. Ciao! E siamo partiti dopo un bellissimo pranzo, ci siamo veramente riempiti la panza e adesso siamo qui incolonnati, pronti per imboccare la strada per la Francia, Colle della Scala, Colle del Monginevro, per rientrare di nuovo a Pragelato. Abbiamo iniziato la salita verso il Colle della Scala. Siamo ancora in territorio italiano, fra poco passeremo il confine italo-francese. Questo è il confine italo-francese e adesso ci mettiamo nel territorio francese. Esattamente da qui, Francia. Abbiamo lasciato il Colle della Scala, siamo scesi giù per la Val Claret e adesso stiamo salendo verso il Colle del Mongenevre per rientrare in Italia. Siamo arrivati anche al Colle del Monginevro e fra poco passeremo il confine italo-francese. E siamo qui arrivati al confine italo-francese. C'è la police, la gendarmerie e adesso siamo in Italia, dai. Beh, veramente ancora siamo in Francia. In Italia fra poco.
Ragazzi, siamo arrivati alla cena di gala, è il sabato, siamo qui sempre a Pragelato, all'albergo Villa Plinia, pronti per fare la cena di gala. Ci sono tutti, guardate, tutti seduti, pronti per assaggiare. Abbiamo qui anche i premi, tutti i soci ben seduti e le bandiere sistemate. Ragazzi, sono stati 2 giorni stupendi, un venerdì di accoglienza bellissimo, oggi la giornata, la gita bellissima, e siamo stati, come dicevo prima, in Francia, prima a Exil, poi in Francia a vedere il Colle della Scala, siamo rientrati dal Monginevro. E domani ci aspetta un'altra bellissima giornata, andremo a Pinerolo presso il Museo della Cavalleria, un museo molto importante per Pinerolo in quanto Pinerolo è la patria della cavalleria italiana grazie a Federico Caprilli. Oltre a Federico Caprilli avevamo anche l'Università di Veterinaria, la scuola di Mascalcia, quindi Pinerolo è una città fondamentale per la cavalleria. Comunque, domani concluderemo questa giornata e poi farò il resoconto generale. Ragazzi, qua sono tutti gli altri, noi iniziamo la cena. Ciao! Buongiorno ragazzi, siamo arrivati alla terza giornata del raduno delle fortezze qui a Pragelato e tutti i biker sono pronti per la partenza per raggiungere la località di Pinerolo e andare a visitare il Museo della Cavalleria. Stanno rombando i motori, noi siamo pronti, abbiamo 1 minuto di ritardo, ci vediamo dopo direttamente al museo. Ciao ragazzi! Siamo sulla statale 23 del Sestriere, stiamo scendendo giù a Pinerolo. Questa strada ormai la conoscete perché l'ho filmata tante volte. Siamo all'imbocco di Perosa Argentina, la colonna dietro è abbastanza compatta e bene, anche oggi è una bella giornata. Ragazzi, cosa posso dire di più? Niente, buona giornata a tutti. Ragazzi, siamo arrivati a Pinerolo e siamo esattamente dove c'è il Museo della Cavalleria, eccolo lì. Noi entreremo all'interno del Museo della Cavalleria. Qui abbiamo parcheggiato tutte le moto, il comune di Pinerolo ha fatto l'ordinanza, ci ha permesso di parcheggiare tutte le moto qui davanti al museo. Il Museo della Cavalleria raccoglie tantissimi oggetti inerenti al reparto del Nizza Cavalleria, dalle divise che portava Federico Caprilli, che è colui che ha rivoluzionato il modo di montare a cavallo. Infatti si parla tantissimo dell'equitazione naturale di Caprilli. E proprio lì Caprilli rivoluzionò questo sistema e all'interno ci sono tanti oggetti che vi farò vedere. Ragazzi, noi entriamo all'interno del Museo della Cavalleria. Il desiderio dei cavalieri di tutta Italia di vedere riunite in un'unica sede le testimonianze di gloria dell'arma cominciò ad affacciarsi come idea allorché si costituì il 20 giugno del 1958 l'Associazione Ente Museo Nazionale dell'Arma di Cavalleria, che successivamente, in data 11 giugno 1960, assunse la denominazione di Società Amici del Museo Nazionale della Cavalleria Italiana. La sede scelta per ragioni storiche e morali e per le lunghe tradizioni militari fu la città di Pinerolo, universalmente nota come culla della cavalleria. Il comune di Pinerolo, sensibile e conscio dell'importanza che tale istituzione avrebbe rivestito, concesse per il museo un'ala dell'ex caserma Fenulli, un tempo Principe Amedeo, già sede a partire dal 1849 e per circa un secolo del comando della scuola di applicazione di cavalleria. Il museo viene inaugurato ed aperto al pubblico il 13 ottobre del 1968 con i suoi 5.500 metri quadrati di aree espositive coperte è divisa su 3 piani con un totale di 42 sale e 240 vetrine. Il museo si è man mano arricchito di materiale storico assegnato dal Ministero della Difesa e in particolare dal contributo determinante di enti pubblici e privati. Attualmente i donatori ammontano a più di 900 unità circa, che lo rende in Europa uno tra i più ricchi musei d'arma. Ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questa
manifestazione di questo raduno. Siamo al pranzo finale, il pranzo della domenica, abbiamo mangiato un piccolo antipasto tipico della zona e come vedete una grigliata mista, ma era talmente tanta che non siamo riusciti a finirla. Comunque, ragazzi, io concludo questo enorme video, questo pippone, come diceva il buon Nico Cereghini, e anzi, prima di citare Nico Cereghini, vorrei ricordarvi, iscrivetevi al mio canale. Vedo che tante persone guardano i miei video ma non si sono iscritti al canale. A voi non costa nulla, ma con la vostra iscrizione collaborate a portare avanti il mio progetto. E concludo come sempre, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa, ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, al prossimo raduno!